Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova su questo canale ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Che ne dici se oggi parliamo di case lussuose? E no, non nel senso di case con al suo interno cose per forza costosissime. Prima di cominciare però, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. L'idea di avere una casa lussuosa piace a tutti, è indubbio, ma è anche vero che non sempre ci si può permettere di spendere grandi cifre per arredare. Ci sono però alcuni piccoli trucchetti che ti permetteranno di avere una casa che sembri più lussuosa e magari anche progettata da un esperto. Vediamoli insieme. La carta da palati. No, non pensare alle carte da palati che avevano i nostri nonni. Oggi in commercio ce ne sono davvero di tutti i tipi e per tutti i gusti. Senza optare per forza a quelle super colorate che non vanno bandite, ci mancherebbe altro, pensa ad un colore magari neutro che però porti delle trame differenti nella stanza. Non è obbligatorio ricoprire tutte e quattro le pareti, si può fare anche solo una parete a centro, oppure perché no anche lo sfondo di una libreria. L'impatto visivo della carta da parati è davvero molto forte e rende subito l'idea di qualcosa di sofisticato ed elegante. Boiserie e moda nature. Lo abbiamo visto nei trend del 2021 e di nuovo non ha nulla a che fare con quello che avevano i nostri nonni. Però aggiungere dettagli come questi significa portare, come sempre, delle trame, ma anche e soprattutto quel tocco di eleganza. Sono elementi che creano un interesse visivo e rendono immediatamente la stanza più ricca. Anche qui, come per la carta da parati, non è obbligatorio usarla su tutte e quattro le pareti. Si potrà creare una parete che diventerà il punto focale della stanza. Attenzione che questo genere di decorazione non si adatta solo allo stile classico, ma anche allo stile moderno e contemporaneo. Lampade a sospensione. I lampadari sono oggetti che, se correttamente scelti e posizionati, possono decisamente rafforzare l'estetica di una stanza. Il lampadario solitamente è quello che crea la luce ambiente, ma se correttamente posto sopra il tavolo o sull'isola, sicuramente aiuterà a creare un punto focale enfatizzando quella specifica area. A seconda del lampadario scelto aggiungerai sicuramente un tocco di personalità e stile. Nella scelta tieni sempre conto dei colori, dello stile e dei materiali che hai scelto per muri, mobili ed accessori. Cerca di creare coesione con gli altri elementi della casa. Quando il lampadario cade su un tavolo rettangolare, ricordati di prenderlo magari allungato oppure metterne più di uno per illuminare correttamente il tutto. Una seduta in contrasto. Spesso si ha l'abitudine di comprare divano e poltrone in accordo. Mettere però una poltrona o delle sedute con forme, materiali e colori in contrasto con il divano darà una percezione completamente diversa, più lussuosa all'ambiente. Fare questo inoltre è un ottimo modo per portare in quella stanza un tocco di colore, delle trame diverse e rompere così la monotonia in maniera efficace e rendere il tutto più interessante. L'ambiente risulterà più elegante, ricercato e studiato. Se la seduta è completamente diversa dal divano, ricordati però di giustificarla, magari riprendendo il colore in cuscini, quadri o altri oggetti decorativi nella stanza. Questo renderà l'ambiente armonioso. In commercio si trovano molte sedute diverse e a tutti i prezzi. Quello che hanno in comune, come detto prima, è che daranno enfasi e carattere a qualunque ambiente.
Cuscini. I cuscini sono un altro splendido modo per portare trame e colori. Mettere un paio di cuscini sul divano che, come detto poco fa, richiamano magari la seduta diverso o qualche colore presente nelle decorazioni, darà un senso di armonia e terrà tutto ben bilanciato. Anche sul letto mettere dei cuscini risulta vincente. Ci sono vari modi di posizionarli, creando delle bellissime composizioni. Questo darà importanza ed eleganza al letto. Certo, togliere e mettere cuscini ogni giorno richiede un po' di tempo, ma è un investimento che sarà ripagato ampiamente dal risultato finale. Tendaggi. Le tende vestono la casa, portano anche loro trame e volendo colori. Apportano sicuramente però calore ed eleganza. Un bel bastone ancorato in alto appena sotto il soffitto e soffici tende ben trappeggiate che arrivano ad appoggiarsi al pavimento renderanno ogni stanza decisamente più sontuosa. E non è obbligatorio avere tende costosissime, anche ad Ikea ne trovi di belle a costi contenuti, ma l'effetto scenico che danno è davvero impagabile. Se lo spazio lo consente, puoi mettere i tendaggi anche in bagno e in cucina, conferendo eleganza e quel tocco in più anche a quei due ambienti. Specchi. Lo specchio è funzionale per potersi riflettere, ma è anche un oggetto che spicca in qualunque stanza. Correttamente posto, amplifica la luce e può perfino dare l'illusione di uno spazio ancora più grande di quello che effettivamente è. Gli spazi sembrano fluire meglio perché la sua capacità di riflettere crea una sorta di continuità. Ma la cosa più importante è che crea un punto focale che attira l'attenzione e valorizza l'ambiente. Specchi appoggiati a terra, specchi dalla forma particolare potranno dare quel tocco di carattere in più alla tua stanza. Usa la simmetria. La mente umana ha bisogno di equilibrio e la simmetria ne è una forma. Quando arredi e decori casa, cerca di creare simmetrie. Non devi farlo sempre e comunque, perché potrebbe risultare anche un po' noioso dopo un po'. Ma per esempio, mettere 2 lampade da tavolo uguali agli estremi di una console potrebbe essere un modo. Usare il principio di simmetria con oggetti o con alcuni mobili darà subito l'impressione di qualcosa di decisamente ricercato. Attenzione ai dettagli. I dettagli possono cambiare faccia agli ambienti, quindi attenzione alle finiture come per esempio maniglie e rubinetteria. Anche di questo ne ho già parlato in un precedente video, ma lo stesso lavandino, la stessa cucina, lo stesso armadio con rubinetti e maniglie differenti daranno impressioni completamente differenti. In commercio trovi infinite varianti di materiali e forme, sia come rubinetteria che come maniglie, e a tutti i prezzi. Ma questi sono dettagli che possono davvero fare la differenza e fare percepire la tua casa più lussuosa. Sono elementi facilmente cambiabili che correttamente scelti davvero potranno dare un tocco di eleganza e stile alla tua casa. Piante e fiori freschi. Le piante portano in casa colore e trame e i fiori freschi apportano profumo, tutte cose che elevano la nostra percezione della casa. Le piante, come detto altre volte, ci riportano alla natura e questo ci permette di sentirci meglio. Il profumo dei fiori freschi in particolare aiuta ad abbassare anche l'ansia. Quindi le piante hanno una duplice funzione, portano bellezza ed eleganza, ma anche benessere. Orchidee, lavande, eucalipto e gardenia sono elementi che aggiungono un tocco di eleganza e un buon profumo in qualunque ambiente. Se non ami i fiori recisi, puoi portare profumi anche con candele e diffusori, anche quelli saranno molto efficaci per migliorare i tuoi ambienti. Evita però piante e fiori finti, se non per qualche sporadica e piccola composizione qua e là. Se poi, come me, non sei proprio un ottimo pollice verde, sappi che ci sono delle piante molto facili da curare, delle belle gran chiacchierone, come dice Simona Borgia, il giardiniero urbano, in questo video. Ancora un ultimo appunto, sembra quasi sciocco dirlo, ma il disordine è davvero il contrario del lusso.
Quindi significa che tutto deve essere ben riposto e nulla deve essere fuori posto. Questo altrimenti potrebbe rovinare tutto lo studio e il lavoro che hai fatto per sistemare tutto. Spero che il video ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like o con un commento e mi raccomando, se non l'hai ancora fatto ricordati di iscriverti al mio canale e attiva la campanella così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!